Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete sul mio tagliere ci sono delle melanzane. Oggi infatti prepariamo un classico della cucina italiana, la parmigiana di melanzane. Per realizzarla ci occorrono 3 melanzane grandi, circa 1,5 litri di pomodoro, abbondante parmigiano grattugiato, 7 uova che andremo a fare sode, mezzo chilo di pasta filata tipo provola o scamorza, poi del pane grattugiato quanto basta, basilico fresco che darà quel profumo in più, una cipolla e ovviamente anche olio extravergine di oliva e sale. In un pentolino mettiamo dell'acqua, quando l'acqua raggiunge il bollore possiamo inserire delicatamente le uova. Dalla ripresa del bollore contiamo circa un quarto d'ora e in questo modo le uova saranno sode e le lasciamo raffreddare. Sbucciamo le melanzane. Tagliamo delle fette in verticale e cerchiamo di farle abbastanza sottili, ma non troppo, diciamo circa un mezzo centimetro. Disponiamo adesso le nostre fette di melanzane in una ciotola e cospargiamo ogni strato di melanzane con del sale. Il sale è molto importante in questa fase perché ci aiuterà ad eliminare l'acqua di vegetazione scura contenuta dalle melanzane che le rendono amarognole. So che molte persone non fanno più questo passaggio, è un passaggio antico che facevano le nostre nonne, ma questo passaggio vi assicurerà delle melanzane più dolci e molto più saporite. Provateci! È molto semplice, ad ogni strato corrisponde una spolverizzata di sale. Dopodiché copriamo con un piatto, mettiamo un pesetto sopra di almeno 2 kg e lasciamo andare per minimo 30 minuti, ma anche un'oretta. Adesso, nel frattempo che le melanzane stanno rilasciando il loro liquido in eccesso, ci prepariamo un sughetto di pomodoro leggerissimo con un po' di cipolla, un filo d'olio e del basilico. Non dovrà essere un sugo molto ristretto, basterà un quarto d'ora di cottura. Bene, adesso guardate quanto liquido di vegetazione hanno già rilasciato in soli 30 minuti le melanzane, quindi lo andiamo a scolare e strizziamo delicatamente ogni fetta di melanzana. Friggiamo adesso in olio bollente. Vi consiglio olio extravergine di oliva. Se non volete mangiare frittura, potete fare delle melanzane grigliate o addirittura potete lasciarle in forno fino a quando risulteranno morbide e dorate. Chiaramente una parmigiana fatta con delle melanzane fritte sarà molto più saporita. A voi la scelta! Adesso le uova sode si sono raffreddate e possiamo tagliarle.
Tagliamo a quadretti anche la nostra provola. Ungiamo adesso una pirofila. Possiamo aiutarci con le mani per spargere meglio l'olio. Dopodiché mettiamo una spolverizzata di pangrattato ed eliminiamo l'eccesso. Versiamo un po' di sugo. Adagiamo le nostre melanzane nella pirofila, un altro strato di sugo, parmigiano grattugiato, pangrattato, provola, uovo sodo e continuiamo la stratificazione con le melanzane, il pomodoro e tutti gli altri condimenti, esattamente come per il primo strato. Cospargiamo con il pangrattato, il formaggio, abbondantemente, così si farà una bella gratinatura in superficie e possiamo infornare a 200 gradi per circa 35-40 minuti, fino a che vedremo che la superficie sarà bella gratinata. E voilà! La nostra parmigiana di melanzane è pronta! Bella, ricca, sugosa, con il formaggio filante. È fantastica! So che non in tutta Italia utilizzate le uova sode, da noi si utilizzano. Se non l'avete mai provata, vi invito a provarla almeno per una volta, così come la prepariamo noi, e poi ci farete sapere se vi piace. Vi ringrazio tanto per aver guardato questo video, vi mando un grande bacio e se vi va ricordate di lasciare un like, condividere il video con i vostri amici e iscrivervi se non siete iscritti. Attivate la campanella, tutte le notifiche, perché altrimenti adesso c'è una nuova formulazione. Se non scegliete la formulazione di ricevere tutte le notifiche, praticamente YouTube o non ve le manda proprio o ve ne manda soltanto una parte. Quindi ricordate, controllate dove c'è la campanella, cliccate e andate su tutte le notifiche. Bene, vi mando un bacione e ci vediamo presto nella prossima videoricetta. Ciao!